Mamma mia ragazzi, mamma mia che serata ieri, che partite e che verdetti anche, devo dire. Comunque ne parleremo ora, a breve. Voi restate qui sempre connessi. Nel frattempo fatemi ringraziare proprio voi per essere qui sul canale, su Sergio Blandi of the Pitch. Io sono sempre Sergio Blandi, manager sportivo professionista. Il canale, come sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, è nuovo, giusto circa 10 giorni, ecco, 9-10 giorni. E onestamente sono contento perché ho visto che ci sono molte condivisioni, sta crescendo, visualizzazioni, considerando che partivo da zero, chiaramente in pochi mi conoscevano probabilmente, e onestamente sono molto molto felice per questo risultato e per come sta andando, quindi vi ringrazio, veramente vi ringrazio di cuore. E speriamo di poter crescere così, perché l'obiettivo alla fine è quello di creare una community sana e l'obiettivo è anche quello di poi poter compartire, per quanto mi riguarda, poter condividere, a parte le mie esperienze pure personali dirette, no? Fare dei casi studio proprio, ma comunque anche degli argomenti interessanti proprio sullo sport business, anche un po' fuori da quello che è poi il commento delle partite, eccetera. Ma comunque a poco, perché chiaramente, come potete comprendere, quando il canale sarà un pochino più grande ne parleremo. Allora, entriamo nel merito della serata di ieri, della pazza serata di ieri. Partirei con le squadre non italiane, cioè nel senso partite in cui non c'erano le squadre italiane, quindi Celtic-Bayern. Celtic-Bayern è stata una partita, Bayern-Celtic, scusate, è stata una partita, onestamente anche questa, che nessuno si aspettava all'inizio, perché tutti pensavano che il Bayern potesse distruggere, sportivamente parlando, il Celtic. Però il Celtic è andato a Monaco a fare la partita, cioè onestamente ha avuto tantissime occasioni, molte sono state sprecate per ingenuità clamorosa da parte dei giocatori del Celtic e salvataggi anche assurdi da parte dei difensori del Bayern. È chiaro che poi il Bayern ha anche avuto le sue occasioni, il Bayern ha dei giocatori validissimi, è una squadra fortissima, poi giocare a Monaco soprattutto non è mai facile, lo sapete. Però il Celtic la stava quasi per portare ai supplementari e onestamente al 93esimo arriva questo gollonzo del Bayern Monaco, una diciamo respinta difensiva da parte del Celtic totalmente da rivedere, anche un po' sfortunato onestamente, che ha rimesso poi tutto in equilibrio per quanto riguarda il Bayern, perché era una partita, ripeto, che come punteggio generale era sul 2-2 fino al 93esimo, quindi stavano per andare ai supplementari, poi con il pareggio il Bayern ha rimesso il punteggio generale dalla sua, quindi un Bayern che passa il turno, ma che secondo me deve rivedere qualche cosa. Kompany deve lavorare un po' sulla sua squadra, soprattutto sull'approccio anche alle partite, ma è una cosa che stiamo vedendo in molte squadre, anche di primo livello, e tra l'altro è anche quello che abbiamo visto un po' ieri con le squadre italiane. Comunque ora ci arriviamo. Per quanto riguarda invece l'altra partita, ovvero Benfica-Monaco, partita assurda anche questa, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, risultato sempre in bilico, fino alla fine, fino praticamente a quel calcio di rigore, se non sbaglio è stato un calcio di rigore assegnato al Benfica, che ha rimesso la partita dalla parte dei portoghesi. Onestamente è stata una partita divertente, devo dire divertente, con giocatori anche molto interessanti. Alcuni di questi già li conoscevo perché comunque avevano giocato in Turchia. Aktürkoğlu per esempio è un Aktürkoğlu, scusate, è un giocatore che comunque conoscevo, ho seguito al Galatasaray quando per l'appunto facevo da consulente finanziario e digitale per loro. L'ho visto in diverse partite ed era un giocatore super interessante e l'ha dimostrato e lo sta dimostrando qui al Benfica. Ma tante individualità, scusate, sono distrutto perché, come sapete, come ho detto anche nel video precedente ieri, ho dovuto viaggiare da Istanbul alla Grecia perché però sono qui in Grecia di base e onestamente sono distrutto, scusate, però vabbè, insomma non è una cosa importante. In ogni caso, Benfica-Monaco, partita bellissima che alla fine viene decisa per l'appunto da questo calcio di rigore e premia per l'appunto i portoghesi. Vedremo un po' quello che sarà poi il sorteggio per gli ottavi di finale. Andando alle note stonate per quanto riguarda l'Italia, insomma, partiamo da Milan-Feyenoord perché è stata in ordine temporale la prima partita. Onestamente ci sono poche giustificazioni per il Milan, pochissime, perché ha approcciato molto bene, è riuscito a passare in vantaggio con determinazione, anche con fortuna, dopo pochissimi secondi, ed era una partita che tutti ovviamente dopo questo gol iniziale
diceva, vabbè, ok, cioè, adesso è risolta, adesso il Milan farà il secondo, il terzo, insomma, anche perché il Feyenoord in emergenza in tutti i reparti fondamentalmente della squadra, compreso anche quello dello staff tecnico, no? Perché anche l'allenatore era un allenatore, come ho sottolineato anche più volte, preso dalle giovanili, che aveva sostituito quello precedente, che anche lui comunque in bilico al momento, no? Perché chiaramente non si sa mai, no? Se lasciare su una panchina un allenatore che proviene dal settore giovanile per mancanza chiaramente di esperienza, di gestione, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, ripeto, sembrava tutto dalla parte del Milan, una partita che per 20 minuti, i primi 20 minuti il Milan sembrava dovesse distruggere. Poi sì, è chiaro che la supremazia territoriale c'è sempre stata da parte del Milan, però è stato un po' fine a se stessa, perché comunque mancava sempre l'ultimo passaggio, non ci sono state mai azioni concrete per segnare fondamentalmente. Qualche occasione sì, chiaramente, però non su situazioni ragionate, ecco, se così possiamo dire. A volte sembrava qualcosa di casuale e onestamente quello che fa Teo Hernandez, che inizialmente nel primo tempo un'ammonizione per nervosismo senza senso, anche perché lui è uno dei leader di questo gruppo, tecnicamente è stato anche capitano, è anche uno dei capitani, quindi onestamente fare questa ingenuità di farsi ammonire già nel primo tempo e nel secondo tempo cercare di prendere un calcio di rigore che ovviamente non c'era. E qui apro una parentesi su Sky anche, perché a me non piace questo discorso della faziosità. Non è rivolto al Milan chiaramente, è rivolto a tutte le squadre italiane. Cioè, quando ci sono le squadre italiane impegnate in competizioni europee, tutti cambiano il modo di approcciare alle partite. Mi riferisco per l'appunto ai telecronisti. I telecronisti, che io ammiro moltissimo, tra l'altro, Zancan e Marchegiani come commento tecnico. Se tu dici non è calcio di rigore, però che cosa vuol dire? Ragazzi, quello non è calcio di rigore ed è una simulazione chiara, e non c'entra il fatto che sia il Milan, che sia la Juventus, l'Inter, la Roma, il Milan, insomma quello che è un calcio di rigore, è una simulazione chiara ed è un'ammonizione giusta. Certo, per carità, magari qualche altro arbitro non l'avrebbe applicato, non avrebbe dato il giallo per simulazione, non lo so, ma secondo me onestamente è stato giusto applicare il regolamento in questo senso, e c'è poco da stupirsi. Semmai è stato un'ingenuità di Teo Hernandez, che non doveva fare quel tipo di discorso, non doveva provare a fare questo tipo di azione in un momento in cui la squadra tra l'altro stava anche cercando di, insomma, ripeto, di segnare questo secondo gol e rischiare per l'appunto di mettere poi, come ha fatto, la squadra in difficoltà. E poi da lì chiaramente il Feyenoord ha cominciato a prendere campo, a crederci, ha poi segnato questo bellissimo gol tra l'altro, e quindi insomma poi il Milan si è disunito, però è qualcosa su cui deve riflettere onestamente il Milan. Per il Milan questa è stata una stagione fallimentare, ok che è la Supercoppa e tutto quello che vogliamo, ancora in Coppa Italia, però adesso non ricordo, in campionato è settimo forse. Lottare solamente per la Champions League quando è una squadra che comunque è chiaramente costruita per lottare per lo scudetto, sicuramente molte valutazioni sono state sbagliate, quindi lì c'è da ragionarci molto, secondo me. Passiamo poi all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta, avevo detto prima della partita che doveva fare l'Atalanta, non ha fatto assolutamente l'Atalanta, anzi è entrata malissimo in campo, secondo me con troppa convinzione, probabilmente, non lo so, o forse troppa ansia non attivante, perché l'ansia, attenzione, non confondiamo l'ansia, cioè l'ansia, addirittura esiste un principio che si chiama principio della U rovesciata. L'ansia è importante se attiva, se è un'ansia attivante. Se è un'ansia disattivante dall'altro lato, poi ti fa fare questo tipo di figure. Onestamente c'è poco da dire su questa partita. Il Club Brugge già all'andata comunque aveva mostrato superiorità, aveva giocato meglio. È inutile che ci nascondiamo dietro il calcio di rigore, perché per carità il calcio di rigore ovviamente era inventato all'andata, però era una partita che era recuperabilissima, cioè era sul 2-1, comunque sì, l'Atalanta giocava in casa, ha dato sempre dimostrazioni di forza in casa l'Atalanta molto spesso, quindi era secondo me una partita che poteva tranquillamente essere ribaltata tranquillamente dall'Atalanta. Onestamente questo non è avvenuto. Tra l'altro nel secondo tempo, quando Lookman entra, prova a cambiare la partita, di fatto trova il gol subito, quasi subito,
c'è anche questa occasione sul calcio di rigore e qui commento le parole di Gasperini che onestamente non mi sono piaciute per niente, perché tu non puoi andare ai microfoni comunque delle emittenti televisive, di giornali, eccetera, eccetera, e dire che Lookman, che è un tuo giocatore e dovrebbe essere come tuo figlio praticamente, è un pessimo tiratore di calci di rigore, il più cattivo, il più schifoso, scusando questo termine, che hai visto in tutta la tua vita. Insomma, onestamente queste cose vanno risolte sempre in privato, perché va sempre dato poi l'appoggio al giocatore. E di fatto anche il giocatore stesso si è risentito di queste dichiarazioni. Secondo me è onestamente un tentativo di andarsi a diciamo proteggere con questo discorso, no? Perché non si sa, perché è stata presa questa decisione, eccetera, eccetera. Insomma, secondo me un errore da parte di Gasperini, come ne fa tanti dal punto di vista comunicativo, e onestamente c'è ben poco da dire. C'è ben poco da dire. Comunque, vediamo quello che succederà questa sera con le altre partite. Onestamente ormai è difficile fare pronostici, quindi comunque avevo già abbozzato qualcosa ieri nel video di ieri, quindi nel caso andatelo a riguardare. Vediamo gli amici juventini, insomma, ovviamente saranno scaramantici da questo punto di vista. Vedremo un po' quello che succederà e ne parleremo o dopo le partite o domani. Spero dopo le partite, però non lo so, vedremo. E niente, quindi vi ringrazio sempre, ripeto, per essere numerosi, per condividere il canale, i video, lasciare like, visualizzazioni, insomma. Continuiamo così, grazie mille, un saluto e mi raccomando, prendetevi cura di voi stessi, grazie.